Buongiorno ragazzi, oggi abbiamo il piacere di essere con lo studio Lo Satellite, produttore di Motoscafo, nonché il primo gioco che arriverà sulla piattaforma di Stratos. Mi presento, io sono Shazam, ho avuto la possibilità di provare l'alfa di Motoscafo, mi sono divertita tantissimo insieme anche ai colleghi di Un Pad per Due e oggi siamo qui chiaramente per dare un'introduzione, per presentarvi Lo Satellite e appunto introdurvi a quello che è Motoscafo. Vi chiedo ovviamente di presentarvi. Chi siete? Perché siamo qui? Io sono Arturo, il fondatore di Lo Satellite. Sono Laura, l'art director di Lo Satellite. Io romperei il ghiaccio chiedendovi da quanto tempo esiste Lo Satellite? Allora, Lo Satellite in realtà esiste da quasi 2 anni, perché esattamente 2 anni fa c'è stato questo periodo di reclutamento nel quale sono andato a contattare singolarmente tutti gli attuali membri del gruppo per fondare lo studio. Poi ufficialmente la società è stata fondata a gennaio 2024 e da lì è diventato ufficiale. E diciamo brevemente, se voleste accennarci cosa facevate in maniera molto generica, prima di effettivamente dedicarvi allo sviluppo dei videogiochi. Allora, personalmente io ho fatto un percorso più che altro artistico dal punto di vista di illustrazione e animazione. Quindi comunque dall'editoria all'illustrazione a poi al cinema corti nel cinema d'animazione. Quindi poi c'è stata un po', diciamo, nella mia vita c'è sempre stato un upgrade di spinta verso qualcosa di sempre nuovo, sempre all'interno della mia dimensione arte, e che appunto sono partita con studi, ho sempre voluto raccontare delle storie comunque attraverso l'immagine, quindi diciamo dal fumetto, che è stato un po' la mia direzione di partenza, poi sono passata all'animazione perché ho detto facciamo muovere le cose, facciamole vivere con la musica. E poi Arturo si è presentato un giorno, io non lo conoscevo, e mi ha proposto questa cosa dei videogiochi e io ho detto wow, questo è il mio step successivo proprio diretto senza nessun ostacolo, quindi mi sono buttata a capofitto in questo mondo che personalmente non conoscevo, soprattutto da un punto di vista poi di sviluppo o altro, cioè non avevo idea, però ero talmente comunque appassionata da questa idea di novità che mi sono buttata. Completamente a fiducia, quindi, cioè nel senso quello che vabbè, guarda, come lo faccio. paradossalmente mi aspettavo quasi un vi siete uniti per la passione verso i videogiochi, invece no, ti sei buttata completamente a fiducia in questo. Sì, in questa cioè da una parte poi è anche una cosa che è successa un po' a tutti noi del team, a parte il programmatore che comunque lui già programmava per videogiochi, aveva già avuto esperienza, veniamo un po' tutti da ambiti creativi sempre, in un settore professionista, però non del videogioco. Quindi comunque è stata più un mettiamo in atto la nostra passione in un altro campo nuovo per creare qualcosa di nuovo. Vediamo che succede. Sì, è andata così. Io ho lavorato per un lungo periodo, ma soprattutto tanti anni fa, nell'ambito cinematografico a progetti più piccoli e anche alcuni più grandi, poi ho totalmente cambiato e ho avuto un percorso aziendale che comunque mi ha aiutato a formarmi nell'idea poi di aprire un'azienda. Lasciato questo lavoro, lì abbiamo iniziato a lavorare io e gli altri Arturo nella mia testa allo Satellite, questo non lo mettiamo, però nel senso... a parte gli scherzi, quindi ho avuto questo periodo più artistico e più con prodotti, diciamo, di intrattenimento. Poi c'è stata questa parte più aziendale e diciamo che lo Satellite è nato unendo le due esperienze. E senti, che peculiarità ritrovi, riscontri in ogni membro di Lo Satellite? Te compreso, chiaramente. Sì. Allora, sono delle peculiarità differenti perché, come ti raccontavamo prima, non ci siamo conosciuti, uniti magari dalla passione dei videogiochi, bensì nell'agosto di 2 anni fa io sono andato singolarmente da ogni persone che magari avevo incontrato negli anni o conosciuto, a diciamo proprio reclutarli per quel singolo ruolo. Nick Fury. Esatto. Tipo Laura, io l'avevo incontrata a una mostra qua da Ultra Blu anni prima, avevamo parlato, mi aveva fatto vedere i suoi disegni, mi aveva fatto vedere lo stile, pensando a Eve of Distraction, il progetto quello stavamo lavorando, mi era venuta in mente Laura e quindi sono andato a un'altra mostra qua dove l'ho rincontrata e abbiamo preso l'appuntamento per poi parlare del progetto. E così è stato anche per Valerio, e abbiamo avuto un momento di condivisione di musica, una nottata al bar e da lì diciamo in qualche maniera
ci siamo ritrovati a riparlare del progetto e ho capito che era la persona adatta. Poi c'è stato Gianluca, il nostro programmatore, che lui invece è quello che consideriamo il destino. Perché noi non conoscevamo programmatori, io ne avevo trovati alcuni per partecipare a Zagarolo Game House. Per un motivo o per un altro poi non siamo andati avanti con loro. A una settimana prima dell'inizio del bando eravamo senza programmatore, non potevamo partecipare senza programmatore e ci è arrivata una chiamata dalla Sardegna. Io ho avuto questo colloquio di un'ora con lui dove proprio ci provavo a convincerlo in tutti i modi e lui non ha detto niente per tutto il colloquio. Dopo un'ora fa: va bene, dammi una settimana e mi trasferisco a Roma. E lui è fortissimo, capito? Quindi è la nostra parte di destino dell'unione del team. Poi da lì, creato il core team, di conseguenza si sono uniti poi tutte le altre figure. Però se nessuno di voi viene effettivamente dall'ambito dei videogiochi, vi chiederei perché proprio i videogiochi, perché uno studio indipendente. Allora, io ho passato, diciamo, un momento di crisi dove volevo cambiare lavoro e che volevo aprire un qualcosa di mio. Quindi ho fatto un po' un'indagine di mercato, le mie esperienze erano principalmente cinematografiche, ma non avevo intenzione di ritornare nell'ambito e da lì è spuntata l'opzione videogiochi, diciamo, che era un mezzo nuovo per raccontare storie e quindi era qualcosa che mi interessava molto. E da lì è nata l'idea dei videogiochi. Inizialmente da ignorante pensavo fosse soltanto un discorso di programmazione, quando poi ho visto che era un'unione di abilità e c'erano grandi team dietro con diverse, diciamo, ognuno aveva il proprio punto di forza, ho iniziato a pensare all'idea. Ho passato mesi e mesi a studiare su come funzionassero i videogiochi, ho parlato con persone più o meno importanti del settore che già ci lavorava o meno. Entrando nel vivo di quella che è la vostra esperienza come studio, quale direste che è la cosa più bella di essere sviluppatori indipendenti e quale invece è la più brutta o la più difficile? Allora, per la mia idea di lavoro l'indipendenza è la cosa fondamentale, cioè io sempre partita io lavoro indipendente, non vorrei mai essere dipendente di qualcuno, perché sento di avere tante cose da dare, sono una creativa, quindi ho bisogno di avere spazio di manovra, quindi direi la libertà come proprio elemento più bello di essere uno studio indipendente, la libertà creativa, la libertà di parola, la libertà di potersi confrontare e quindi creare qualcosa che poi una volta uscito dici c'è anche del mio in questo secondo me è una delle cose più belle. E, un punto magari invece un po' critico può essere più che altro magari la competizione di mercato e anche la credibilità, secondo me, perché comunque se sei all'inizio, non hai ancora fatto altri videogiochi eccetera, riuscire a entrare nel mercato è veramente un po' complicato, poi ognuno ci riesce a modo suo, secondo me poi ovviamente se uno poi ci crede e ci lavora tanto ce la si fa senza problemi. E l'altro giorno in call mi hai convinta in pochissimi minuti dell'idea di motoscafo, mi sono messa subito a giocare, quindi ti chiedo una sfida, vedere come una sfida, adesso in pochi secondi convinci loro. Spiegaci che cos'è motoscafo. Allora, noi su motoscafo abbiamo puntato all'esperienza. L'idea era di regalare a chi lo giocava un'esperienza di svago. Quindi il format di motoscafo è come leggere una serie di fumetti. Ogni missione dura mezz'ora, 40 minuti, tratta di temi importanti, sì, ma non seriamente. Ti fa fare qualche risata quando meno te l'aspetti? Sì, è proprio quello a cui punta motoscafo. E nel frattempo fai esplodere spari a qualsiasi cosa si muove. Quindi è un gioco leggero, comico, che però ha tantissime cose dietro se vuoi approfondire. E noi sicuramente non vediamo l'ora di giocarci a lungo quando uscirà ufficialmente. E voi prima mentre parlavamo avete anche accennato a quello che è Eve of Destruction, che è il vostro primo concept di gioco. Parlatecene un po'. Va bene. Allora, fatto un sospiro. Sì. Voi prima mi avete chiesto quando è nata l'Osta Satellite. L'Osta Satellite è nata con Eve of Destruction. Immaginate un'estate caldissima qua a Roma, dove io non sono partito perché toccava montare sulla squadra e partire col progetto, e allo stesso tempo andavo avanti insieme a un mio amico a scrivere questa storia
questa storia gigante, ma quindi io ogni giorno scrivevo di questo, di Eve of Destruction. Alla fine Eve of Destruction è diventata una storia che a raccontarla poi al resto del team ci volevano 2 ore e mezzo. Ok, quindi immagino la difficoltà che, per esempio, quando io sono andato a conoscere Laura, noi siamo conosciuti alla mostra, poi abbiamo preso un appuntamento, siamo andati a fare una birra. Io gli ho raccontato tutta la storia di Eve of Destruction, non è bastato un giorno. Abbiamo dovuto fare prima una prima parte, lei ha disegnato tutto ciò che gli era venuto in mente, totalmente di fantasia riguardo la mia storia, e poi ci siamo dovuti rincontrare una seconda volta per raccontare la seconda storia. Quindi se io devo dire qualcosa di Eve of Destruction è che era un progetto bellissimo ma con una narrativa gigante per il progetto che era. E dunque poi con questa idea di fare un progetto più contenuto, quali sono state le idee e le ispirazioni che hanno portato a Motoscafo? Allora, come le grandi idee è nato totalmente dal caso, però c'è un caso comunque che è stato costruito inconsciamente poi nelle nostre menti, perché comunque mentre stavamo sviluppando Eve of Destruction, aperta parentesi, il nostro studio era il pub del nostro collaboratore Valerio, quindi noi lavoravamo in un pub la mattina. Questa cosa è stata un'esperienza bellissima, anche perché magari invitavamo gente tipo voi così nel pub a bersi una Quindi voi birra. potevate avere birra dalle 8 del mattino? C'erano delle regole. Ovviamente, perché come abbiamo lavorato tantissimo, non potevamo permetterci queste cose. Però diciamo, quindi in un periodo in cui lo sviluppo era in un pub che magari durava fino alle ore lavorative, comunque perché ci lavoravamo tantissimo, dovevamo fare un sacco di cose, si prolungavano anche poi fino all'orario di ovviamente bevute eccetera, diciamo pochissime ore di sonno, venivamo poi da esperienza Zagarolo che comunque era i fine settimana, quindi noi lavoravamo infrasettimanale, andavamo a Zagarolo a fine settimana, quindi 2 ore di sonno a notte più o meno come media, fumi dell'alcol dalla mattina di questa e quindi diciamo noi per un po' uscire dalla realtà iniziamo un po' a delirare raccontandoci queste storie eccetera, ovviamente sempre partendo anche da Arturo che è il nostro storyteller diciamo della nostra vita delle nostre vite, e facendoci ispirare anche da personaggi delle nostre vite, quindi persone che conoscevamo, e ci è venuta in mente questa idea all'inizio di questo personaggio che guidava sto motoscafo a Ostia e combatteva i pirati con questi baffi, non lo so, ma piccole, proprio piccolissime cose che poi unendosi hanno creato un mostro. È stato bellissimo. I momenti di stanchezza post lavoro, anche nelle pause lavorative, qualcuno magari usciva, ma comunque con Motoscafo io ci vedo troppo quel personaggio, e da lì riprendeva il discorso e per un'ora si ricominciava a parlare di Motoscafo, ok? Quindi diciamo che è figlio dell'esperienza di Eve of Destruction unita ai fumi dell'alcol e alla stanchezza dei turni folli da studio indipendente. Esatto, esattamente. E questo dal punto di vista di scrittura di personaggi. Invece, sempre in call, una delle prime cose che ti ho chiesto, cioè più che altro mi sono complimentata per lo stile visivo di Motoscafo che effettivamente colpisce subito. Quali sono state le vostre ispirazioni in generale? Avevamo dei concept di Motoscafo, ci piacevano, e poi una mattina ci siamo svegliati con i concept fatti da Laura. Ok, quando ci siamo svegliati con i concept fatti da Laura abbiamo detto ok, facciamo Motoscafo. e ora vi faccio raccontare come... Allora, principalmente poi lavorativamente parlando anche con Eve of Destruction è stato così, è la prima volta che mi sono trovata con una persona che affidandomi un compito aveva ben chiare le idee, cioè di solito con i clienti è terribile questa cosa perché comunque dicono ah vorrei fare questa cosa e dico ma in che modo? Non lo so, vedi tu, e poi non va bene niente. Invece con Arturo l'esperienza è stata bellissima da questo punto di vista perché manda reference, scrive cose iper dettagliate, cioè lui visivamente ha proprio tutto bene in testa, quindi diciamo che attraverso piccoli dettagli, parole chiave eccetera che magari potevano essere, che ne so, film anni 80 cafonaggine, nel senso buono del termine, e delirio e un po' di assurda surrealtà, quindi prendendo tutte queste e partendo poi da un mio stile che è un po' più vicino a Moebius sotto certi punti di vista, ho cercato poi di unirlo a uno stile magari un po' più coatto o comunque un po' più diciamo pop, sia dal punto di vista di colori che di soggetti, quindi comunque poi partendo anche
non ho trovato, non ho cercato reference specifiche, è stato proprio un calderone di cose, quindi anche un po', che ne so, Adventure Time, Ricchi e Morti per i colori, un po' per la tematica dell'assurdo, e però altre cose veramente poi io faccio una specie di flusso di coscienza tipo Cadavere squisito surrealista, cioè metto insieme un po' di cose, unisco delle reference, poi faccio degli schizzi e da lì escono fuori delle cose molto particolari. Però devo dire che il motoscafo come personaggio alla prima mi è uscito subito. C'è da dire che anche se lo stile è estremamente pop, i colori comunque vanno in contrasto, durante il gioco non ho mai riscontrato dei momenti in cui delle tavole di colori andassero veramente a disturbare la vista, cioè anzi il passaggio tra le varie zone, anche dal giorno a una caverna un po' più è estremamente piacevole, quindi secondo me avete ottenuto al 100% il vostro. No, cioè abbiamo fatto comunque uno studio di palette perché principalmente appunto è un gioco che deve attirare tanto l'attenzione, doveva comunque subito a primo impatto suscitare comunque questa idea di assurdo, cioè di un mondo che non è un mondo reale, quindi comunque lo studio di colori fin da subito c'è stato, quindi creare colori subito complementari, creare dei contrasti, delle cose però appunto che non andassero a poi compromettere l'esperienza di gameplay. Quindi anche lì poi testando i colori, anche giocandoci eccetera, lì poi abbiamo aggiustato delle cose e abbiamo fatto in modo che appunto tutto fosse comunque esteticamente Studiato ad godibile. hoc. Esatto. Allora, io vorrei chiudere con una domanda che però in parte avete già risposto. Che consiglio invece dareste a dei ragazzi che vogliono pensare di aprire il proprio studio di sviluppo? Allora, io su questa domanda sono molto realista, ve lo dico, quindi poi decidete voi se... Benissimo, brutale. Decidete voi se tagliarla o meno. Allora, io la prima cosa che dico e consiglio è di fare esperienza. Mentre fai esperienza, ti vivi lavori terribili, ti fai, diciamo, la tua conoscenza di quelli che sono anche i tuoi punti di forza e le tue abilità, lì inizi a sognare il progetto. Ok? Una volta che hai sognato il progetto e hai deciso di realizzarlo, lì abbandoni il sogno e devi essere realistico. Quindi non si tratta di continuare a vivere nella fantasia di io ce la faccio. Quindi bisogna trasformare quel sogno in qualcosa di reale. Quindi bisogna fare un effettivo studio di mercato, uno studio di fattibilità, essere coscienti di quelli che sono i punti di forza propri e i propri limiti, anche perché per esempio nel mio caso, cosciente dei miei limiti, sono andato a reclutare le persone che lo colmassero. E una volta colmati i propri limiti e capita la squadra, bisogna pensare a dei progetti sulla base dei punti di forza del proprio team. Quindi tutto questo diventa super realistico, anche perché poi nel momento che uno inizia a lavorare, crea un'azienda, si dà degli obiettivi, ci sono delle costanti sfide che bisogna superare e molte di queste sfide non vanno bene. Ok? E quindi bisogna anche saper gestire quando le cose vanno male, come saper gioire di quando le cose vanno bene. Quindi sognate, ma poi siate realistici, questo è il mio consiglio. È bello fare videogiochi, però non è semplice come potrebbe sembrare. No. Ovviamente grazie mille per averci concesso il vostro tempo e volevo prendermi 2 secondi giusto per ricordare a chi ci guarda quanto sia importante aggiungere questi videogiochi in wishlist. Non vi costa nulla, ma per gli sviluppatori invece fa veramente la differenza. Lost Satellite e Motoscafo sarà presente anche sulla pagina Instagram di Stratos, quindi continuate a seguire sia loro che noi per rimanere aggiornati. Fantastico, grazie mille. Dai!